Tutti tuoi per 21 minuti. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui con voi e soprattutto di vedere tante donne in sala. Vedendo il programma ho scoperto che oggi ero l'unica donna tra i relatori e quindi mi sento questa responsabilità che vorrei appunto condividere con tutte le donne presenti in sala. Quindi non parlerò solo a nome mio, ma di tutte le donne che ho conosciuto e che starò per conoscere anche oggi e che aggiungeranno un pezzo alla mia vita, a questo mio modo di continuare ad alzare l'asticella, sfidandomi giorno dopo giorno. Sono Maria Cristina Gribaudi, ho 55 anni, sono madre di 6 figli. E questa vi assicuro che è la cosa più bella, l'esperienza più importante della mia vita, no? Averli desiderati e condurli in un percorso, avergli dato radici e adesso vederli volare nel mondo, con tutte le problematiche legate ad essere una madre che lascia andare i propri figli nel mondo. Sono amministratrice unica della Kilain SPA e presidente del gruppo Bianchi, che è un'azienda metalmeccanica che per 250 anni ha parlato al maschile e per la prima volta ai vertici c'è una donna. Io non faccio parte della famiglia Bianchi, io lavoro nel family business del mio socio e anche mio marito che è presente qui in sala. E quindi ci sono arrivata per tutta una serie di passaggi che adesso vi spiegherò. Per meritocrazia, la mia famiglia d'origine proviene da Torino, noi abbiamo iniziato nel 1920, ci occupavamo di cucine industriali. Abbiamo venduto alla terza generazione, quindi il famoso problema del passaggio generazionale, e l'ho vissuto come in quel momento ero la sorella ed ero la figlia. Poi ho avuto un percorso dove ho seguito delle attività commerciali, importando mobili antichi e oggetti dal nord Europa, per poi essere trascinata a volta con estremo piacere in questo family business, dove credo che l'intuizione è stata quella del Massimo Bianchi alla 7ª generazione di comprendere che cosa poteva fare una donna anche in un mondo estremamente maschile. Noi produciamo chiavi e duplicatrici dal 1770, nasciamo a Cibiana di Cadore, quindi in una realtà completamente diversa. Ma cominciamo per fare questo, io vi ho raccontato dove sono adesso, ma come ci sono arrivata? Allora facciamo un viaggio nella mia anima, nel mio cuore, nel mio cervello, no? Proviamo a salire su questo treno e a percorrerlo insieme in questi minuti. La mia infanzia, bene, qua noi siamo 4 fratelli ed è, pensate, la prima volta, vedendo questa slide, che mi sono vista da sola con la mia mamma e il mio papà, molto giovani. Ed è stata una sensazione stranissima, l'unicità, ecco. Però ognuno deve scrivere la propria storia e io non mi ritengo una persona di successo, ma dopo vi spiegherò perché, ma mi ritengo una persona resiliente. Io ho sempre desiderato scrivere la mia storia, qualsiasi essa sia, dal fatto di essere madre o imprenditrice, non cambia nulla, però essere me stessa, coerente, l'allineamento. Ecco, io se mi rivedo indietro quando avevo 14 anni, continuo a vedermi assolutamente allineata alla scala dei valori, poi il cambiamento mi ha portato a sviluppare dei mondi nuovi, ma l'allineamento per me è stato sempre un valore fondamentale assoluto. Io sono figlia, appunto vi ho detto, ho 55 anni, figlia di persone che hanno vissuto la guerra, che sono sopravvissuti alla guerra, e questo vuol dire molto perché noi lo portiamo nel DNA. Mia mamma a Torino da bambina, da ragazzina, doveva andare in bicicletta fuori Torino a cercare del mercato nero un po' di farina perché c'era la sorellina molto malata e la nonna la mandava ad andare a cercare dei prodotti per poter dar da mangiare alla sorellina. Questo è il mio papà, che non si è più, per un certo periodo, per oltre 2 anni, non si è più chiamato Carlo Gribaudi, ma si è chiamato 3B309873, perché mentre faceva il militare a Torino a 20 anni,
L'hanno preso e l'hanno deportato in un campo di concentramento e gli hanno tolto la dignità, gli hanno tolto tutto, il nome. Beh, questo signore che cosa mi ha insegnato? Incredibile, la rielaborazione del risentimento, il saper affrontare anche in una situazione estrema con dignità la propria posizione. E il lavoro, lui è riuscito a sopravvivere perché? Per il saper fare, perché lui da ragazzino scendeva nell'officina del nonno che produceva cucine industriali e sapeva fare. Quindi in campo di concentramento, quando gli è stato chiesto ma chi è che di voi sa fare le manutenzioni sulle cucine industriali, lui ha alzato la mano e ha detto io. Questo gli permetteva di mangiare nell'immondizia, le pelle del maiale, le bucce delle patate e di portare qualcosa di nascosto ai suoi compagni di disavventura. Mio padre ha raccontato sempre molto poco, non ce l'ha fatta a raccontare a noi figli, era probabilmente un dolore molto grande, però ha deciso, durante la tesina di maturità di uno dei miei 6 figli, di consegnare tutti i suoi appunti. Mio figlio poi ne ha fatto un libro, ecco, quindi penso che tutto questo faccia parte del mio DNA, ecco, essere figli di una persona che è stata deportata. Mio padre è tornato a piedi dalla Germania, ci ha messo 6 mesi, ecco. Credo che tutto questo mi abbia portato un valore aggiunto, la parsimonia, la semplicità. Mio padre ha chiuso gli occhi facendo continuamente, studiando e facendo formazione su se stessi e condividendo sempre la cultura con tutti e creando posti di lavoro fino all'ultimo. Voglio andare avanti. Resilienza. Allora, sono una maratoneta. E come non potrei non esserlo con 6 figli? È evidente, è evidente. Si trattava di sopravvivenza. Non vi voglio raccontare dove sono stata più performante, non mi interessa, perché non ho mai corso. Io ho cominciato a correre a 14 anni perché mi piaceva e continuo a farlo perché mi piace. Faccio le maratone perché trovo le città vuote, posso correre, vedo queste città bellissime senza macchine. Vi racconto la più difficile, la più complicata. Però quella che mi ha regalato un'emozione incredibile. Io avevo una sciatalgia e mi avevano vietato ovviamente di correre, ma c'era questo anniversario della battaglia di Maratona, 2500 anni, e quindi che c'era questo anniversario meraviglioso, Maratona Atene, ed è l'unica maratona possibile, nel senso che il percorso non è stato studiato a tavolino, ma invece è quello, quindi 5 km in pianura, 33 in salita, ed è considerata la più dura al mondo, e poi ha gli ultimi 5 chilometri in discesa in pianura. Io sono arrivata al 30° chilometro, ero devastata da questa scetalgia, non sentivo più la gamba e avevo il servizio d'ordine, ce n'è tantissimo, che continuava, vedevo tante persone che venivano portate via, continuava a chiedermi vuoi ritirarti? Io ho detto, ma perché ritirarmi? Che cosa posso fare? Chi è che in questo momento mi può aiutare a portare a termine questo obiettivo? No, me l'ero dato, ma strisciando, ma sapevo che volevo arrivare alla fine, non mi interessava il tempo. Allora ho chiesto aiuto alla mia resilienza e gli ho detto, ci dividiamo questa fatica, lo facciamo insieme. E quindi strisciando, facendo dei percorsi con le persone che trovavo, c'era chi andava alla mia velocità, chi andava più forte, poi mi lasciava, chi andava meno forte di me, e quindi cercando aiuto, supporto in un team, nelle persone, sono arrivata alla fine. E questa è stata per me una grandissima esperienza, proprio perché vuol dire alzare l'asticella, no? Cioè provare a dire ce la posso fare, no? Cioè se metto in atto tutta una serie di sensori, posso anche controllare la paura, no? Perché tutti abbiamo paura. Il problema è come controllarla per non entrare nel panico. Quindi
l'adattamento fisico e culturale, ma tutto questo, ecco, tutte queste parole che io ho voluto scrivere in questa slide sono poi, come posso dire, di supporto nella mia vita lavorativa, no? Perché poi, l'ho detto, perché sono maratoneta, ma perché dovevo sopravvivere a 6 figli, quindi è lo stesso, è tutto lo stress che magari poi percepisco dal mio mondo di lavoro. Io sono 150-170 giorni all'anno fuori dall'Italia, quindi vivo in mondi diversi, non solo quello italiano. Spesso sono a Shanghai e mi sento a casa piuttosto che sentirmi a casa a Cleveland, quindi ci sono tutta una serie di dove abbiamo gli uffici, no? Quindi di adattamento, disciplina, metodo, ma creatività proprio nel darsi stimoli nuovi e nel trovare compagni di viaggio che possono contaminarti a tal punto di darti, no, questa possibilità di alzare l'asticella. Com'è che ho imparato tutto questo? Questa è una foto che i miei figli mi hanno concesso, siamo nel 1980, è una metafora, ma ve la racconto perché è andata proprio così. 1998, siamo in California in un viaggio di piacere, li porto a vedere l'oceano e in quel momento ho capito che avevo sbagliato tutto, dovevo stare a Jesolo Lido e stare tranquilla con i miei bambini. E invece no, ho sfidato, ci siamo sfidati e loro mi hanno sfidato, quindi loro avevano dai 5 ai 13 anni, vedono queste persone che fanno surf e dicono bellissimo, lo voglio fare anch'io. Quindi dopo aver fatto il corso di surf loro mi obbligavano a stare lì e loro dovevano fare surf. Quindi io stavo sotto la lifeguard con gli occhiali per vigilare, no, che questi ragazzi non si perdessero, che non succedesse niente. Che cosa è successo? Che abbiamo dovuto darci delle regole. Dovevano entrare un gruppo misto, quindi maschio e femmina, non necessariamente i due più bravi, ma magari quello meno bravo, quello più bravo portava la sorellina, ecco, no? E lì che cosa abbiamo imparato? Ma non l'avevamo capito, né io né i ragazzi. Abbiamo imparato a fare team building, abbiamo imparato a fare squadra. Pensate che adesso i miei figli che seguono, 4 di loro lavorano con noi e seguono le filiali, io li vedo virtualmente fare ancora surf. Dalla Cina piuttosto che dall'America, piuttosto che chi vive in Inghilterra o chi c'è in Italia, condividono questo cavalcare l'onda. Perché come si fa surf? La diceva prima Patrizio. Ti metti nell'acqua, nuoti controcorrente e poi vedi le onde. Ma tu devi capire quale sarà l'onda migliore che ti riporterà più rapidamente a riva. Ma non serve solo capire quello, devi anche capire che devi stare attento di non essere investito e di non investire le persone che sono con te in acqua. E poi l'onda è come il successo. E mi permetto di dire, da donna, come la bellezza, che non dura per sempre. Perché la bellezza, se io so di essere una persona piacevole, ma se avessi solo utilizzato quello non sarebbe servito niente. Io ho sempre voluto continuare a fare formazione su me stessa, continuare ad imparare. Quindi cavalchi l'onda, la prendi, ed è quello che poi noi facciamo in azienda. Sappiamo benissimo che dall'onda cadremo ed in quel momento che noi consegniamo i nostri prodotti nel mondo, ci rigiriamo per iniziare a nuotare controcorrente. La bellezza sta nel cavalcare l'onda o nell'aspettativa di e nel nuotare controcorrente? È una domanda che ci poniamo tutti i giorni in fabbrica da noi. So che siamo una squadra molto unita e che questo però, perché ci definiamo proprio dei surfisti, continua a essere un momento di grande tensione che ci fa sentire una vera squadra. Vado avanti. Giovani. Che cosa ho imparato da loro e che cosa voglio dare? Allora, che cosa mi insegnano tutti i giorni i giovani? Io nel 70% negli ultimi 3 anni ho assunto giovani e donne. Sono reduce dagli uffici di Shanghai dove è pieno di giovani, ragazzi cinesi che lavorano con noi. Ho appena aperto degli uffici a Osaka con la stessa logica. Devo dire che 3 giorni fa ero all'inaugurazione dei nostri nuovi uffici distributivi in Italia, Roma, e ho visto ancora giovani. Che grande opportunità, che cosa meravigliosa, ma che cosa possiamo fare per questi giovani? Tutto, perché ci osservano. Io parlo
Parlo per le persone che hanno la mia età, dai capelli bianchi, lasciate perdere la tinta, ma voglio dire, per quello lo dico sempre, per essere molto esplicita, no? Perché proprio nessuno venga ingannato dal fatto che è un aspetto giovanile. In Giappone tutte le volte che entro in una riunione di lavoro con mio figlio mi guarda prima e mi dice: mi raccomando, cerca di sembrare più vecchia, perché qua funziona che più vecchio sei e più hai valore. Ecco, quindi vedete che... Cioè, è tutto relativo a questo mondo, no? Quindi non sempre questa bellezza esasperata, questo voler sembrare giovani. Stiamo allineati, quelli di 55 anni, 60 anni, soprattutto le donne stiano allineate dove sono, perché è un problema importante, educativo, no? Che dobbiamo mandare un messaggio ai nostri figli, alle nostre figlie femmine, no? Quindi non essere le amiche. Io sono la madre, ho dei punti di riferimento, ma perché però qualcuno glieli dovrà dare, no? Cioè che siano amici tra di loro, quindi questo è importante. Divago sempre, ma insomma io ecco, vi lascio, ma io lo so, mi conosco, perché poi tutte le volte mi preparo e poi niente, poi vado a braccio. Quando cosa dico ai giovani? Il linguaggio corporeo, una cosa fondamentale, l'intelligenza emotiva, al di là ormai lo sanno, le lingue, concetti di economia, tutte queste cose qui le sanno. Che cosa bisogna insegnare loro? Il linguaggio corporeo. Avere il coraggio in una fabbrica, in un'azienda di dire non sono d'accordo e se non ti ascoltano non ti meritano. Perché se tu hai delle motivazioni devi arrivare ed avere il coraggio di affermarle, di portare avanti quel progetto che hai, perché è il tuo progetto, perché ogni giovane deve scrivere la propria storia. Non sono viziati i nostri giovani. Sono terrorizzati, ma li abbiamo terrorizzati noi. Io li conosco, ne vedo, ho contatti con giovani che sono in Nuova Zelanda, in Australia, in Giappone, mi scrivono costantemente, stanno attendendo per tornare in Italia. E quando davvero saremo pronti ad accoglierli, avremo una classe dirigente effettivamente forte, perché noi siamo stati un grande paese. L'altro giorno ho tenuto una lezione all'Università di Verona a giurisprudenza dei dottorandi e mi dicevano: ma noi che cosa possiamo fare nel mondo? Dico: ma tu hai capito da dove vieni? Hai studiato in uno degli più antichi atenei del mondo, il diritto romano è nostro. Interiorizza questo e capirai e comprenderai che tu puoi solo dare, cioè puoi dare e ricevere nel mondo, quindi non sentirti necessariamente soffocato. 250 anni di storia, bene, no di storia, responsabilità. Perché? Perché questa è l'Italia, la nostra Italia, e la dobbiamo smettere di parlare male dell'Italia. Lo dobbiamo fare. E mi rivolgo di nuovo a quelli della mia età. Lo dobbiamo fare, perché lo dobbiamo fare per i nostri figli, per la nuova generazione, che ha bisogno di messaggi positivi, ha bisogno di sapere che può contare, che può scrivere la propria storia. Stanno scrivendo la loro storia a Shanghai, a Pechino, a Auckland, a Sydney. E sapete cosa fanno tutti i giorni? La prima cosa che fanno questi ragazzi? Si collegano su internet. E sapete cosa guardano? Non è vero che guardano il calcio. Guardano come sta andando l'Italia, perché è la loro patria, perché ci tengono. Ci alterniamo di 3 anni in 3 anni alla guida, io e il mio compagno di vita e il compagno di lavoro, per un semplice motivo, per spiegare e dare un messaggio molto chiaro. L'imprenditore, l'immagine dell'imprenditore come il massimo saggio all'interno di una fabbrica è finita. È finita, e avere una donna nei vertici o comunque capo reparto in produzione non è politicamente corretto, è strategico. Perché noi siamo diverse, non siamo migliori degli uomini, non voglio entrare nelle quote rosa, non mi interessa. Noi non siamo migliori degli uomini, siamo diversi e possiamo fare la differenza. Provate a pensare che la famiglia Bianchi, 5 generazioni erano fabbri, dalla sesta industriali, e la prima volta c'è una donna al comando,
che non c'entra nulla con la famiglia. Bisogna avere coraggio. E quindi vi invito a smetterla, a piangerci addosso, ma a avere veramente un guizzo di orgoglio, quello che tutti noi riconosciamo perché abbiamo una storia antica e importantissima. Alzare l'asticella, ve l'ho detto, è una cosa che continuiamo a fare tutti i giorni nella squadra, ma lo faccio lo stesso con i miei figli e loro costringono me ad alzare l'asticella, perché è una cosa interessantissima. Io praticamente ogni giorno vengo certificata dai miei figli se funziona ancora, se sto dicendo delle cose interessanti. Ed è incredibile che come gli chiedo, magari mi dai una mano, perché con molta umiltà di fronte a un giovane dico, io capisco che tu hai veramente delle competenze migliori delle mie su certe cose, magari se mi dai una mano facciamo prima. E loro mi dicono, vabbè, guarda, ce la puoi fare, ti do una mano. Sono vicepresidente dell'Unione Imprese Storiche Italiane, patrimonio dell'Italia. In 40 associati totalizziamo 9.154 anni di storia italiana. Non dobbiamo disperderla. Ecco perché se ne parlava ieri sera a tavola, i family business vanno assolutamente coi denti tenuti in Italia, no? Quelli che hanno tanta storia. Bisogna... Per noi, per gente che ha 250 anni di storia, questa crisi lo viviamo con un battito di ciglio ed è una cosa che ripeto tutti i giorni in azienda. Concludo con la restituzione e rispondo a te, Massimo Bianchi, che ieri arrivando ad Assisi mi hai chiesto come mai dopo tanti anni dietro le quinte ti esponi così. E vedevamo Assisi. E io ti ho guardato e sono rimasta in silenzio. Ti rispondo oggi perché voglio restituire all'Italia, alla patria, a tutto quello che ha dato ai nostri genitori. Grazie.